Buongiornissimo, giorno 3. Secondo i nostri piani bisognava andare subito a ritirare la macchina all'aeroporto di Valencia per poi andare al mare. Ma come potete vedere da come siamo vestiti, piove un po' e quindi cambio di programma, rullo di tamburi. Andiamo a visitare borghi e borghetti lungo la costa e vediamo che cosa ci riserverà questa giornata di pioggia. Pinto. Abbiamo trovato le nostre empanadas. Sì. Questa è ripiena con salsina di Pomodoro, tonno, uovo e qualcos'altro, insomma, è tipica una roba. roba tipico. E poi c'è questa qua con pollo. Siamo al mercato del Colon e questa è la panetteria. Abbiamo riscontrato una cosa, ovvero che se prendete il biglietto per l'aeroporto o verso la città dell'aeroporto, la macchinetta ve lo spara a 5,80 a persona. Se invece andate alla cassa, quella con la persona fisica, sono 3 euro a persona. Ci sarà un codice segreto sulle macchinette, non sappiamo quale, ma la cassiera ve la fa a 3 euro. Eccoci, abbiamo ritirato la nostra macchina, ci è capitata la 500 Dolce Vita con un bel tettuccio apribile, con Nick che guida, CarPlay e la pioggia. Però noi confidiamo nel fatto che ci stiamo allontanando dalla pioggia. Prossima tappa, mercato di Denia. Ciao! Siamo arrivati a Denia, finalmente. Sembra che il diluvio universale sia terminato, almeno per adesso, ne approfittiamo per raggiungere la prossima tappa che sarà il mercato di Denia, dove pranzeremo, ma intanto vi faccio vedere che si intravede il castello di Denia, dove andremo dopo. Siamo arrivati al mercato di Denia, andiamo a esplorarlo dentro. Subito ci sono i baretti dove mangiare e le bancarelle. Ce l'aspettavamo più grande? No. Ah, giusto. Grazie. Ovviamente è molto più piccolo rispetto a quello di Valencia. Questo è il mercato municipale, quindi di base local. Diciamo che se siete come noi, sfortunati con il tempo, andate alla ricerca di un posto coperto, ci può stare. Ecco, non ci verrei appositamente, direi, no? Se piove ci vieni, ma se ci conosco bene probabilmente non ci ispirano, diremo che andiamo oltre e finirà che alle 4 dobbiamo ancora mangiare. Lo scuro che ti rallenta C'è sempre. Ma c'è sempre. Comunque sta già tendenzialmente chiudendo e in effetti ci sta, perché all'ingresso leggevo che chiude alle 15. Saluti dal mercato. Fuori dal mercato di Denia ci siamo battuti in questo murales con appeso un pezzo di macchina. Stiamo entrando nel tunnel che dovrebbe portarci al castello. Spoiler, anche questa volta abbiamo preso la strada al contrario, molto filosofica questa affermazione. Almeno c'è questa stradina adesso con le casette colorate che è molto suggestiva. C'è anche il zoo? Eh sì, questo è il porto di Denia. Magari quella porta a Ibiza tipo. Ma intanto noi dobbiamo, indovinate un po', decidere dove mangiare. Nel frattempo Nick indicava questo localino qua. Vedete che bello, con l'alberello sopra. Cosa vogliamo fare? Andiamo in quel ristorantino di pesce che abbiamo visto dentro la pizza. Ci vediamo dopo. Ecco dove vi portiamo a pranzo oggi. Un posto che sembra essere veramente carino. Questo è il primo piattino, mozzarella in carrozza, no, polpettine di baccalà. Well, I don't wanna jinx it, baby.
abbiamo detto andiamo a pranzare prima, che poi magari smette di piovere, riusciamo ad andare al castello con delle viste migliori. Piove di più. Perfetto. Questa è la stradina, una dei percorsi che porta al castello di Degna, e noi vi consigliamo di farla perché ci sarebbe la scorciatoia da fare salendo direttamente i gradini, quindi arrivi subito in alto, ma secondo me ci può stare come passeggiate carine. Comunque stavo pensando che queste stradine colorate effettivamente assomigliano un pochino a quelle di Tenerife, per cui quello che possiamo dire in questo caso è #Tenerife, ok? Poi dopo vedrei. Guarda che carino, però mi piace che sia scritto tutto quello che offrono così direttamente sul muro, molto carino. Infatti ogni volta che dovevi fare la parete quando cambiamo il menù. Non penso che in bianchino. Direi che stiamo entrando all'interno delle mura del castello. Faccio pure la mappa, vediamo un po' tutta l'area quanto è immensa. La salita al Vaticano. Oh, qualcosa mi dice che ci becchiamo la pioggia. Dicevo, uno dei percorsi fattibili e possibili nel castello di Degna è appunto camminare lungo il muro. E da un lato vedete l'interno del castello, dall'altro la bellissima vista sulla città. E cuore. Andiamo avanti, va? Ciccione. Nicola sta bullizzando un gatto, vergognati. Dai, girati, ciccione. È il Palau del Duc. Adesso lì è annuvolato, ma c'è la montagna, c'è tutta la città. Tu lo vedi già dall'alto. Lì in fondo vedi il porto, dall'altro lato vedi il mare. Ecco qua. Wow, quanti bei tetti colorati. Il mare, lì in fondo si intravede pure la spiaggia, che non so se è perché ha piovuto e quindi ovviamente la sabbia ha un colore più scuro, o se in effetti rispetto a Valencia la sabbia è un po' più scura. Se qualcuno di voi c'è stato qui, scriveteci nei commenti se la mia intuizione è giusta o se dipende solo dal fatto che ha piovuto e quindi in realtà il colore della sabbia tra Degna e Valencia non cambia. Fatecelo sapere nei commenti. Con una bella stagione ci sono anche le aree per fare picnic. Però si sente un profumo di mare. Ho paura di cadere. Siamo arrivati a Calpe, al porto di Calpe. Questo è il famosissimo Peñón de Faj, simbolo di questa città. Per chi vuole e quando c'è bel tempo è possibile arrivare ad un determinato punto e lì c'è un parco naturale dove si può fare trekking e salire fino al sopra. Siamo alla ricerca del mercato del pesce, dove a breve dovrebbe avvenire l'asta del pesce ogni giorno alle 17. Sono quasi le 17. Vediamo. Visto la gente che si sta avvicinando, direi che dovremmo essere al posto giusto. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body. Che sanno che in questo momento ci sono i pescatori che sono arrivati e stanno scaricando il pesce pescato del giorno e che vedete così prendono e trasportano nella sala dove poi si farà l'asta del pesce. Ma guardateli, sono tantissimi. Il luogo dove avviene l'asta
l'asta del pesce. L'ingresso costa 1 euro. Ma guarda come fanno molto velocemente. Pesano, offerta, bon, passa. La passerella è circolare, quindi non fermatevi subito, andate avanti. Qua caricano il pesce, vedi? Poi qui nel gabbiotto lo pesano e lì esce e gli offerenti, che sono questi, fanno la gara. Quello in grande, cos'è il prezzo che offrono? Tu guardi la TV, ti esce fuori subito il peso e tu subito schiacci quando vuoi fermare l'offerta? Comunque non per dire, ecco qual è il prezzo che pagano i ristoratori probabilmente. Comunque, nonostante il maltempo, se guardate bene l'acqua è trasparente, è chiara. Mi ricorda molto l'acqua a Ibiza, sinceramente. Non oso immaginare come sarebbe se ci fosse il sole. Eccola qui, la muraglia roja a cui si è ispirato Squid Game. Voilà, adesso dobbiamo trovare un modo per andare in un punto rialzato, ragazzi, guardate che bella. A questo punto sorge spontanea la domanda: quanto costerà una stanza? E in realtà non è solo rosso, è rosso da questo lato via terra, ma dietro c'è una parte rosa quasi fluorescente e viola blu. Siamo in arrivo a Benidorm e direi che visti i grattacieli si nota. Pure la scritta mi sono beccata, attenti questa. Siamo al Mercure Hotel e abbiamo questo bellissimo terrazzino, vista montagne, in fondo c'è la vista laterale mare. E la piscina qua giù, per chi ci viene nella stagione giusta, guardate che bello, lettini e tutto. Allora, adesso abbiamo il 33% di essere fortunati, ovvero possibilità numero 1, la macchina c'è e ha una multa. Possibilità numero 2, la macchina non c'è, ce l'hanno portata via. Possibilità numero 3, abbiamo avuto culo e non dobbiamo preoccuparci di nulla perché non c'è né multa e l'auto c'è. Update numero 1, la macchina c'è. Aggiornamento numero 3, abbiamo chiesto alle forze dell'ordine e ci hanno confermato che va bene, quindi la Fiat 500. La 500 è legale e noi siamo sereni e tranquilli. Fino a domani. Esatto. Se sono brutte saranno buone. Questi sono con la coda di toro, vero? Sì. E questi sono con jamone iberico, quindi direi tipico. Vai. Questo? Dai, assaggiamo questo. Ma forse con jamon? Ops. Sì, forse questo con jamon. Guarda che sexy. Lo assaggiamo adesso. Coda di toro. Queste sono con la coda di toro. Vai. L'ho detto anche sulle altre, ma mi sa che abbiamo sbagliato. Madonna, ma si sciolgono, non si possono aprire. Oh. Vanno sciolti in boccuccia. Come sono? Buonissime. Siamo a Benidorm e vi sto facendo vedere quella che è la night life. E niente, praticamente sono tutti pub, strip club, disco pub, karaoke e kebab. Ma per lo più comunque molti locali sono tipo un mix, cioè se tu li guardi, ecco, Top Show Striptease anche, e dicevo molti posti sono proprio un mix, tipo vedi un mega locale che ha sia il maxi schermo per gli inglesi, sia il toro meccanico, sia il biliardo, che magari dietro c'è pure la discoteca. E questo è parallelo al lungomare. Il lungomare è un po' più romantico, un po' più tranquillo, ma comunque molto uguale nel suo genere.
nel caso voleste una parrucca. E abbiamo notato che qui vanno tantissimo queste magliette con tutte le scritte più zozze possibili, come le potete vedere. Inviti molto pacati e tranquilli.